Occhio di lince, ciao! Mi chiamo Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo la neurologia funzionale per migliorare le posizioni di yoga. Bene, oggi il tema sarà ancora la sedia parte 2. Oggi vedremo delle posizioni molto semplici, per cui una lezione dedicata ai principianti. Allora, darò qualche tipo di stimolo propriocettivo seduto sulla sedia, così cominciamo proprio utilizzando la sedia per fare la mobilità articolare analitica. Utilizzeremo il collo per poi fare un neuro warm up. Via la sigla! Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di schiacciare, accendere, attivare la campanella di avviso per vedere i prossimi incontri, i prossimi appuntamenti. Ok? Bene, adesso mi siedo in una posizione come se ci fosse il Tadasana sulla sedia, per cui immaginare che ci sia un filo che mi tira verso l'alto e rimango in questa posizione, è come se fosse il Tadasana. Lascio che ci sia il respiro in basso verso l'ombelico e quindi questa posizione è già un facilitante per le prossime posizioni che faremo. Cosa vuol dire facilitante? È una maniera in cui io metto come se fosse in bolla il mio sistema nervoso centrale, in questo caso è il respiro e questa estensione della colonna vertebrale, per poi cercare di favorire una posizione successiva o favorire veramente la pratica. Per cui rimango da 3 a 5 respiri in questa posizione. Se per caso in questa posizione uno sente che il respiro è più in alto piuttosto di in basso, allora devi sdraiarsi a terra, per cui devi fare una regressione. La progressione di questa posizione sarebbe il Tadasana in piedi, per cui sdraiato, seduto o in piedi. Ok, ora comincerò con una mobilità articolare analitica al collo. Prima faccio il test. Io giro la testa a sinistra, vedo a che punto riesco a ruotare. Poi giro a destra, ecco. Sento che la destra è più bloccata rispetto a sinistra. È molto importante fare il test prima. Allora, io prenderò il collo stesso per fare una mobilità articolare analitica. Perché? Perché non ho il dolore, ho una difficoltà di muovere il collo, per cui posso prendere il collo come mobilità articolare analitica. Potrei prendere la mano, i piedi e la bocca perché sono parti del corpo che mandano più informazioni al mio sistema nervoso centrale. Perché? Perché hanno più articolazioni, muscoli, legamenti e tendini. Guardate fino alla fine della lezione perché farò vedere delle cose molto interessanti oggi. Allora,
Provo a partire dall'orecchio sinistro, l'immagine, quindi l'idea dell'orecchio sinistro, e cercherò di immaginare che ci sia un filo che mi tira su in alto e faccio la flessione del collo a destra. Cambio, immagino che ci sia il filo che mi tira l'orecchio su in alto e continuo piano. Allo stesso momento che vado con l'orecchio in cima, la mia spalla va in basso, va in cima, la mia spalla spinge in basso. E ripeto ancora. Lentamente, con molta qualità. Occhio di non afflosciare la colonna, occhio di non piegare il tronco prima di andare su con l'orecchio. Quindi vado su con l'orecchio, immagino che ci sia qualcosa che mi prendi su e piego il lato opposto. Ancora qualche movimento, qualche ripetizione. Faccio 6 o 7 da una parte e 6 o 7 dall'altra. Ok, bene. Rifaccio il mio test. Retest. Vado col collo a sinistra, bene, e col collo a destra. Va già molto meglio decisamente. Provo di nuovo. Cioè, sembra proprio di aver tolto quel freno, quel piccolo freno che avevo a destra. Per cui provate e poi magari scrivete qui sotto ai commenti quello che è successo a voi. È molto importante iniziare già la pratica dello yoga togliendo questi piccoli freni, queste piccole limitazioni. Ecco, perché magari in una posizione io faccio, che ne so, una flessione del tronco, il mio collo che ho saputo che non aveva una torsione, può incidere a una mia flessione del tronco. In neurologia funzionale utilizziamo queste tecniche. Ok, faccio un altro esercizio per il collo prima di iniziare la pratica. Provo di nuovo, faccio il mio test. Ok. Va bene, ma non benissimo. La destra c'è ancora qualcosina. Faccio il piccione. Vado con la testa là in avanti, scendo, raccolgo e su. In avanti, scendo, scivolamento del collo in avanti. Posso mettere le mani in questa maniera, per cui come se fosse un tavolino, una mensolina, va là in avanti, scendo e dietro. Potrei fare solo scivolamento in avanti. Occhio di non muovere la mandibola o di deviare la testa o ancora di più di non tornare indietro abbastanza. Questi sono gli errori più comuni. Importante non fare delle smorfie, di contrarre la mandibola, di strizzare gli occhi o qualsiasi tipo di movimento che non sia il movimento del collo. Faccio ancora 4-5. Importante è sempre da avere la colonna pensando che ci sia un filo che mi tira verso l'alto. E poi faccio di nuovo
mio test. Ecco, molto più sciolto. Benissimo. Per fissare questo movimento che è migliorato di torsione, ripeto 12 volte. 1, solo nel lato in cui avevo questo freno o questa difficoltà di mobilità articolare. 12 volte verso destra. 1, 8, 11 e 12. È molto importante anche ricondizionare. Ok, l'esercizio di mobilità articolare migliore per poi dopo muovere il collo è stato sicuramente il primo. Questo forse perché il primo era talmente potente, mi ha già sbloccato, per cui utilizzo questo dell'orecchio, faccio, ho migliorato, ripeto 12 volte e sono pronto per iniziare la lezione. Se vedete, questi movimenti sono semplicissimi, di facile esecuzione. Dal momento che io ho imparato questi esercizi, ci metto veramente 2 a 3 minuti. Faccio questo dell'orecchio, prima faccio il test, faccio quello dell'orecchio, ho migliorato, bene, 12 volte, stop e via la pratica. Per cui è veramente poco, ma che ho tolto quella difficoltà di mobilità articolare che mi avrebbe difficoltato magari un'altra posizione dello yoga. Cominciamo la pratica. Prima posizione, il Malasana, allargo le ginocchia, cerco di rilasciare il tronco in mezzo con le braccia incrociate e cerco di respirare dal tratto lombare verso le spalle e la parte anteriore dell'addome completamente ferma, quindi non respiro sulla parte anteriore del corpo. Bene, sono in questa posizione, dita delle mani a copa, approfitto questa posizione e vado in Malasana, possiamo dire il Malasa classico, perché ci sono diverse maniere di interpretare il Malasana. Questa è un'altra. Eccolo qua. Quindi lascio che il bacino sia caduto in mezzo ai piedi, rilascio, posso fare dei piccoli movimenti su e giù, o destra-sinistra. Se avete visto, ero proprio seduto sul bordo della sedia, per cui avevo questa facilità di scivolare in avanti. Per chi non riesce a mettersi in questa posizione, potrebbe semplicemente alzare i taloni, mettere un supporto sotto i taloni, potrebbe essere un libro, potrebbe essere un spessolino qualsiasi, e mi metto in questa posizione. Molto utile questa posizione, se ricordate, la turca era una ottima maniera di defecare. L'abbiamo perso, praticamente non esiste più, questa posizione magari qualcuno non lo fa neanche più, per cui è utile questa posizione che soffre di stitichezza, non è che poi risolverà il problema,
però potrebbe già migliorare. Ok, metto le mani e mi siedo di nuovo alla sedia. Ok, vedrete che poi lavora molto le anche. Dovete cercare di vedere quale posizione potrebbe essere, quale di queste posizioni, quindi con rialzo sui taloni, con un spessorino o soltanto la sedia. Vedete che la sedia è una regressione proprio del Malasana. Quindi uno magari sta qui e potrebbe chiedere, ma quanti minuti sto lì? No, non è in base ai minuti, dovete sentire il corpo. Allora potrei dirvi, stai lì finché ti si sente un po' confortevole e che il respiro sia in quella parte del corpo dove vi ho spiegato. Magari con le braccia concerte non va bene perché il peso del corpo è troppo pesante e allora io metto le mani a terra. Magari metto una panchina e metto più su in alto. Per cui ci sono diverse maniere di fare una regressione. Ancora potrei fare in movimento prima di restare nella posizione. Per cui posso inspirare e espirare. Inspiro. Apro il petto, inspiro la parte anteriore, espiro, mi chiudo. E potete fare magari da 7, 10, 12 ripetizioni. So che nello yoga classico non si fa così, si fa la posizione, ma io negli anni ho visto che devo cercare di adattare lo yoga alle persone. Le persone non devono venire a fare le posizioni a tutti i costi. Quindi bisogna creare non delle escamotage, ma delle possibilità a quelle persone che hanno più difficoltà di fare determinate posizioni, di fare delle regressioni o mettere qualche movimento di mobilità articolare che abbiamo fatto col collo, mobilità articolare che abbiamo fatto adesso col tronco, per poi dopo raggiungere la posizione. Ecco, abbiamo fatto 2 posizioni, faremo 5 posizioni. Faremo una posizione di torsione. Prendo la sedia, metto la sedia in centro. Allora, giro la sedia in modo tale che poi riuscite a vedermi come appoggio le mani alla sedia. Vedete che questa sedia è una sedia un po' strana, nel senso che non c'è la parte dietro dove appoggio le schiena, è un po' rotonda, anche i bordi della sedia, la parte dove mi siedo, è molto robusta. È una sedia specifica per fare yoga. Questa sedia l'utilizzano nel metodo Iyengar. Io sono andato 2 volte in India, ho seguito vari corsi di Iyengar Yoga dove ho utilizzato questo attrezzo e poi nella mia formazione qui in Italia ho utilizzato la sedia per diversi anni. La sedia lo potete comprare, io vi lascerò il link qua sotto che potete schiacciare e andare direttamente al sito dove avrete un ottimo sconto. Oppure potete utilizzare la sedia che avete a casa intanto e poi in un momento successivo acquistare questa sedia. Allora, mi metto di fianco, metto i piedi uniti e le ginocchia unite. Non mi siedo sul bordo della sedia, ma mi siedo dietro, diversamente dalla posizione precedente. Metto le mani larghe, gomiti larghi, occhio
nella posizione delle ginocchia, quindi non cercare di muovere le ginocchia o avanti o indietro, di immaginare che ci sia un foglio in mezzo alle ginocchia, premo, o potete prendere un foglio e mettere all'interno delle ginocchia, così cercate di percepire attraverso il foglio se le ginocchia si muovono. Perché? Perché se le ginocchia si muovono, il bacino compensa e la mia colonna non ruota abbastanza. Appoggio le mani, alzo i gomiti e porto il respiro solo sul lato sinistro. La testa verso l'alto, immagino che ci sia questo filo, inspiro, espiro. Le mani non è che tirano o spingono, è una leggera spinta e tirata, ma come se dovesse seguire il movimento attraverso il respiro. Qui. Ancora. L'ultima. Espiro, esco. Sempre nel momento di muovervi dovete espirare. È proprio il respiro che mi porta a muovermi. È come se fosse una carezza. In questa maniera è proprio un movimento delle coste che quando io espiro loro si raccolgono e da lì è il momento di muovere la colonna. Entrare proprio in questo aspetto della respirazione e il movimento del corpo è una cosa magnifica. Bisogna proprio provare. Provate questa posizione di torsione e vedrete che è spettacolare. Se vedete questa posizione, anche quella di prima, lo potete fare anche in qualsiasi momento della giornata. In ufficio, oppure aspettando l'autobus, in diverse situazioni lo potete fare. È una questione di 3 minuti. Faccio prima il mio test, il collo, faccio l'esercizio dell'orecchio, bene, riprovo meglio, prendo la sedia, via, stop. Ci vogliono proprio 3 minuti, ok? E mi metto dall'altra parte. Sedo dietro, unisco i piedi, controllo le ginocchia, premo le ginocchia, appoggio le mani, non è importante cominciare già con lo sguardo, posso cominciare con lo sguardo di là, apro i gomiti, non riesco, appoggio una mano qui, l'altra qui, un po' più giù, un po' più in basso, non è un problema. Ok, porto il respiro sul lato destro, guardo dove c'è il torace e vado. Vado. L'ultima. Espiro, torno. Bene, vedrete che è molto semplice praticare lo yoga. Esistono diversi attrezzi che poi piano piano vi farò vedere che facilita l'esecuzione delle posizioni. Noi stiamo vedendo una lezione per i principianti. Abbiamo fatto 3 posizioni. Ora faccio altre 2 posizioni che l'abbiamo già visto nella lezione precedente, ma adesso cercherò di dare qualche tipo di indicazioni per quelli che cominciano ad approcciarsi con lo yoga con la sedia. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di
attivare la campanella di avviso per i prossimi appuntamenti, per le prossime lezioni, anche perché oggi mi sembra la 29esima lezione o 30esima, adesso non mi ricordo più. Saranno 365 lezioni, una lezione diversa dall'altra, ok? Allora, metto la sedia in questa posizione, aggancio le mani alla sedia, prestate bene attenzione alla mia mano, non in questa maniera col polso, potrebbe essere qui, le mie mani potrebbe essere appoggiata sopra, ma se avete questa sedia meglio in questa presa. Se non avete questa sedia, meglio le mani sopra la sedia. Ok? Mettiamo che voi non avete ancora comprato la sedia, questa che c'è qua sul link nei commenti, basta andare lì, cliccare e via, potete comprare con un ottimo sconto. Io appoggio le mani sopra, ok, vedi che il mignolino va fuori, sposto le gambe dietro, chi ha difficoltà in mettere in questa posizione devo flettere le gambe e preferire un'estensione della colonna. Vedete? Se per qualcuno la sedia è troppo bassa, io potrei avvicinarmi alla sedia. Ok? Avvicino, fletto le gambe e rimango in questa posizione. Invece di guardare sulla sedia la parte posteriore, guardo sulla parte dello schienale e sto in questa posizione. Mettiamo che io riesca e vado dietro e stendo le gambe. Faccio una anteroversione del bacino con cocci là in alto. Uno che ha una catena posteriore, i muscoli posteriori del corpo corti, sarà difficile di fare questa posizione. Ripeto, fletti le gambe oppure si avvicina e guardo in avanti in questa posizione, che comunque già stendo la mia catena posteriore del corpo, tendo le ginocchia. Se io faccio un movimento troppo di retroversione del bacino, non riesco a estendermi, piego le gambe anche in questa posizione e mi stendo. La mia idea è di muovere la colonna, di stendere la colonna preferibilmente, ma poi dopo ci sono anche delle altre posizioni che allungo la catena posteriore del corpo, allungo tutti questi muscoli posteriori del corpo. Adesso sto cercando di dare delle informazioni a quelle persone che stanno cominciando la vostra pratica, persone che hanno difficoltà, i principianti che vogliono comunque avvicinarsi allo yoga, ma dice, caspita, come faccio? Ecco la sedia. Okay? Adesso faccio l'ultima posizione, che è l'Urdhva Mukha, che sarebbe la posizione al contrario con la testa che guarda su in alto. Questa sarebbe la posizione finale. Non riesco, appoggio le ginocchia, okay? Le mani alla sedia e vado fletto leggermente le braccia, il pube va verso la sedia, scapole unite e su in alto. Ecco, quindi credo che chiunque riesca a fare questa posizione. Se per esempio ho dei problemi alle ginocchia, metto un cuscino, 2 cuscini alle ginocchia, ho difficoltà di appoggiare le mani qua, appoggio le mani più avanti. Devo fare una leggera quindi iperestensione della colonna. Se vedete, ho fatto all'inizio una flessione del tronco, poi ho fatto una torsione e adesso una iperestensione della colonna. Per cui in questa lezione vi siete mossi
in quasi tutte le direzioni della colonna vertebrale. Sicuramente state meglio. Per concludere la lezione farò un esercizio di respirazione per sigillare la lezione. In neurologia funzionale facciamo il neuro warm up, facciamo degli esercizi, quindi la pratica in mezzo che l'abbiamo fatto, e per concludere con un lavoro specifico su un sistema, per esempio lo faremo con un sistema respiratorio, per fissare tutto ciò che abbiamo fatto nella pratica. Mi metto nella posizione del cadavere con i polpacci sopra la sedia, incrocio le gambe. Chi ha difficoltà in questa posizione mette un cuscino sotto la testa, palmi verso l'alto, chiudo gli occhi e porto la mia attenzione solo sulla parte inferiore dell'addome, per cercare di sentire maggiormente. Posso appoggiare tutte e due mani sotto, tutte e due mani sopra l'addome verso l'ombelico. Rilascio i gomiti, metto il mento parallelo a terra e resto lì circa 5 minuti. Io resterò circa 1 minuto. Ma potete restare molto di più. Bocca rilassata, lingua rilassata, viso rilassato. Ogni volta che poi espirate, sentite che il corpo si attacca sempre di più a terra. Intensamente rilassati. Bene, muovo le dita delle mani, muovo le dita dei piedi prima, fletto le gambe sul fianco e vengo su. Bene, allora, vi ripeto che questa lezione è dedicata ai principianti, ok? Se avete delle difficoltà o se volete sapere qualcosa più in specifico, non esitate e scrivete qui sui commenti, così so esattamente come sta andando la vostra pratica. Bene, spero di aver fatto una lezione gradita. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di accendere la campanella di avviso per i prossimi appuntamenti, per le prossime lezioni. Per quanto riguarda la sedia, c'è qua il link sotto dove potete schiacciare il link e andare a comprare la sedia con un sconto speciale. Bene, ci vediamo lungo le strade.